sta ufficialmente iniziando la seconda puntata di Passione Surfcasting, stagione 2025. Nella prima puntata ci avete visto in azione vicino a Cannigione, comunque nella parte nord della Sardegna, tutte spiagge nuove, e abbiamo detto perché no, continuiamo a esplorare spiagge nuove. Tra l'altro il posto in cui siamo oggi, lo vedrete, è fantastico, dalle immagini dal drone. Non mi ricordo neanche come si chiama, la prima volta che pesco qua. Però grazie alle immagini del drone ho visto un pochettino la conformazione della spiaggia. Quindi visto che comunque fra all'incirca un'ora e mezzo ci sarà il tramonto, inizio ad anticiparvi che utilizzerò delle montature con un utilizzo misto, nel senso che metterò almeno un amo a galla, uno o due ami a galla e uno a fondo, perché dalla conformazione secondo me qua ci sono occhiate, per esempio, pesci di galla. Vista la profondità magari anche qualche pagello, però non posso certo trascurare il pesce che sta sotto, quindi amo pescatore a fondo e poi uno o due ami a galla su delle canne che poi vi presenterò. Quindi il tempo, mentre vi parlo, sto anche addirittura innescando, quindi, perché proprio come tempi siamo stretti. Seconda puntata inizia adesso. Allora, ho detto che non mi ricordavo neanche il nome di questa spiaggia, però dalla regia mi hanno detto che si chiama Mannana, spiaggia Mannaia, Mannena, la spiaggia è Mannena, ma proprio è tanto a me sconosciuta quanto bellissima. Quindi avete già visto dalle immagini dal drone dove siamo incastonati, quindi adesso dovremmo sicuramente aspettare che scenda il buio per vedere che tipo di attività c'è qui, e poi sicuramente domani mattina ci sposteremo in un'altra spiaggia e vedremo di completare la puntata anche potendo contare sulla luce naturale e non fare tutto al buio. Insomma, tanto è sempre il mare che comanda. Quindi in pesca qui ho le due supernova, cioè la supernova, la ProLight Beach, che finalmente possiamo usare una beach, perché cerchiamo sempre il mare mosso e quando non c'è il mare mosso cerchiamo sempre le situazioni difficili, queste beach non le utilizziamo mai. E poi ho la supernova NT Evoluzione. Questa è una canna molto interessante, innanzitutto perché ha due lunghezze importanti, 4,30 m e 4,70 m. Però della misura 4,70 m c'è la 130, la 160 e la 200 grammi. Quindi, a parte che non vi dico che cos'è la 4,70 130 grammi, una specie di beach super potente. Io adesso qui ovviamente non ce l'ho, qui adesso ho il modello da 4,30 m, mentre della 4,30 m c'è solo 160 e 200 grammi. Una canna che è dotata del sistema Twist Free e X-Joint, ha la cima ibrida, quindi il vettino pieno di carbonio montato su una vetta tubolare, quindi molto sensibile, sempre vernice fluorescente, catarifrangente per apprezzarla la notte, ed è dotata di anelli Sea Guide in SICK con il telaio a profilo K, quindi il classico sistema che evita i grovigli durante la fase di lancio, sai, i fastidiosi fiocchi che ben conoscevamo. Per fortuna se ne parla al passato, perché da quando esistono questi anelli io non so più cosa vogliano dire. Allora, dopo gli insulti che il regista là dietro mi ha rivolto perché voglio vedere una bella spiaggia, eccetera eccetera, eccoci qua, c'è la spiaggia, c'è l'acqua cristallina, una bella spiaggione, ampio spazio, gli scogli illuminati dal sole che sta scendendo, bellissimo. Alle spalle abbiamo un laghetto che ci regalerà sicuramente una bella tormenta di zanzare, no vabbè dai, magari a febbraio anche no, quindi
una bella cornice che ci farà capitalizzare una pescata. Dobbiamo scoprire solo quale, se a fondo oppure a galla. Quindi con i nostri sistemi misti sicuramente scopriremo quale sarà la chiave migliore per affrontare questo tipo di spiaggia. Per onestà intellettuale vi dico che insomma non è che l'abbiamo scelta sul mappamondo a caso col dito. Ce l'ha consigliata il nostro amico Tony Petta di Olbia, che sabato scorso è venuto qui a pescare, quindi ci ha raccontato un pochettino la pescata che ha fatto, e grazie alla pescata che ha fatto noi sappiamo che ci siamo organizzati per insidiare sia il pesce di galla che il pesce di fondo, perché comunque la pescata da fare è bene o male quella. Adesso aspettiamo che si spenga il sole e vediamo se le canne partono. Il primo segnalino del tramonto è arrivato, ma proprio segnalino. Devo solo vedere in questa configurazione dove ho 2 ami a fondo e una galla, dove amo a galla. Oh, un saraghetto fasciato. Come ha fatto a ingoiare questo amo lo sa solo lui, ma cerchiamo di liberarlo senza danni. Ha mangiato nell'unico amo a galla sulla Interstellar, che è l'unica canna che ho lanciato a una distanza importante, diciamo così, perché con le altre due invece ho 2 ami a galla e uno a fondo, però sono più verso quegli scogli che sono affioranti alla ricerca di occhiate o di pesci di galla. Canna in bando, ma devo capire cosa è successo. Vediamo se dopo qualche mangiata fallita adesso riusciamo a capire che pesci stanno circolando in questa spiaggia. Adesso il buio è pesto, quindi ok, sì, se non altro è caruccio. Un sarago, un sarago fasciato, spegniamo la luce, un sarago fasciato sull'amo a terra. Allora, praticamente stavo pescando con una canna con la Interstellar nella lingua di sabbia, e con queste due mi stavo marcando gli scogli di destra e la zona antistante il chiazzone di alghe che stava davanti a noi. Poi a un certo punto ho detto, a me saltare la chiazza di alghe non mi convince, quindi ho messo la montatura proprio al centro del chiazzone di alghe. Stavo per mettere a galla anche il terzo amo, quello con cui ho preso il sarago, e invece no. Alla fine ci ha premiato perché ho lanciato in un posto che all'inizio avevo scartato a priori. A volte lanciare nei posti impensabili può svoltare la giornata, soprattutto in una come questa che per ora abbiamo visto poco e niente. L'ho beccata col boccone in bocca, perché avevo lasciato la cima in tensione e l'ho trovata leggermente mollata, quindi poi come ho dato la ferrata ho detto pam, ho sentito il contraccolpo, ho detto ok, l'ho beccata con le mani sulla marmellata. Vediamo che cos'era quel pesce che ci ha preso in giro un paio di volte. Devo anche stare attento agli scogli qui sotto. 1, 2. Allora, pagello e sarago, vediamo un po'. Questa Interstellar è abbastanza un killer. Allora, un bel pagello fragolino, no, non è fragolino, è un pagello bastardo, fatto sull'amo alto a galla, e un altro sarago
fasciato sull'amo a fondo. Li liberiamo tutte e due, però quella che era un'indicazione di sabato scorso, robi pesci tutti a 20 metri, 10 metri, ho iniziato, non abbiamo visto neanche una toccata, ho cambiato fascia, sono pescato dove in teoria non avrei dovuto pescare e ha cambiato, la sorte della pescata è cambiata. Quindi liberiamo anche questi due pescetti e vediamo se facciamo qualche altro tipo di pesce. Eccoli qua. Opla, tanto ti stavo liberando. Bene, vediamo come continua. All'appello mancano le occhiate e poi quel pesce gruffolatore che mi stava pallottolando, che mi ha pallottolato la Nicola 2 volte e non c'è rimasta. Presumo che sia un'orata, mancano l'occhiata e l'orata. Di nuovo segnali sulla Interstellar, il che vuol dire che la distanza è fondamentale. La distanza sta facendo la differenza, quindi adesso per chiudere il cerchio tattico di questa pescata, visto che ho una sorella da 200 grammi di potenza, qui a fianco c'ho la Supernova Evoluzione, cambierò fascia spingerò anche con quella canna per vedere se riesco ad arrivare a questa attività che è immediata. Ecco qua, un altro pagello. Come immaginavo, in questa canna ho solo un amo a galla, quindi immaginando che questa mangiata fosse di un pagello, cosa ho fatto? Mi sono preso un altro paio di pop-up e adesso ne metto 2 a galla e voglio vedere se escono 2 pagelli o magari insomma se cambia qualche cosa. Intanto questo pagello è allamato talmente bene che se avessi aspettato un altro secondo si sarebbe sganciato. Lo libero. Allora, abbiamo fatto 2 pagelli consecutivi sull'amo a galla, quindi adesso nella Interstellar, che ho un amo a galla e 2 a fondo, voglio mettere un altro amo a galla per vedere se riesco ad aumentare l'attività del pesce di galla. Quindi mi sono portato appositamente un pezzo di pop-up da mettere anche qui. Però c'è l'innesco che è perfetto. Allora, piano B, niente pop-up, ma floater luminoso, tra l'altro, così vedo anche se il a galla luminoso funziona meglio di quello non luminoso. La taglia 4 va benissimo. Vi ricordo che di questi floater luminosi ci sono 4 misure, dal 1, 2, 3, 4, la 1 è la più piccola e c'è il modello sia ovale che tondo come questo che ho tra le mani. Quindi, visto che ho l'innesco e quindi il pop-up non posso metterlo, cosa faccio? Sgancio il bracciolo dalla Fast Link Swivel, metto il bracciolo nell'occhiellino d'acciaio e lo porto giù sino a battere sull'esca. Qui dovrò solo rifare un nodo scorsoio, un nodo uni, per riagganciare e rifissare il bracciolo alla Fast Link Swivel. 1, 2, 3, 4. Vedete? Qua c'è l'asola che più tiro e più stringe. E in questo modo, tac, anche se dovesse alzarsi il gommino, taglio l'eccesso e taglio il baffo. In questo modo adesso ho 2 ami a galla, 1 a fondo, e oltre a vedere se mi darà coppiola di pagelli, riuscirò a vedere se magari con la soluzione luminosa riuscirò a fare la differenza. Luminosa, vi faccio vedere cosa intendo per luminoso. Intendo questo. Controlliamo la NT giusto per eventualmente metterla sulla distanza esattamente come con la Interstellar.
e vediamo se riesco a intercettare i pesci anche con questa canna, anche se oserei dire che forse un pesciotto c'è anche qua. Vediamo, tanto sta arrivando. Sì, era un pesciotto sull'amo pescatore. Attenzione, un pesce diverso, decollato, una mormora, oh, oh, oh. Attenzione, sì, una mormora, spengo la luce se no, una mormora sull'unico amo pescatore che ho lasciato opportunamente per non perdere di vista nessuna chiave tecnica della pescata, quindi continuerò a tenere 2 a mia galla e 1 a fondo, e così continuerò a marcare magari qualche mormora più bellina, e adesso voglio marcare qualche pagello anche con la Supernova Evoluzione, quindi inizierò a metterla sotto torchio anche questa canna. Possibile che siano tutte alghe. Abbiamo visto anche la mangiata. Si è svegliata l'attività in questa spiaggia proprio nel momento in cui stavamo migrando l'assetto delle altre 2 canne come la Interstellar. Vediamo un po', che è ancora pesante, però nessuna testata. O la dà adesso, c'è il pesce ma c'è anche l'alga appresso. Eccola l'occhiata che aspettavamo. Non poteva tardare l'occhiata, e sono sicuro che da qui a una mezz'oretta ne esce anche qualcuna più bellina. Bene. Tra l'altro, ecco qua, qua c'è uno spunto. Qui ho uno spunto interessante. Quando le alghe sono veramente tante, spesso e volentieri suggerisco di eliminare l'amo pescatore, perché cosa succede? Fa questo, raccoglie le alghe morte, quindi rende il recupero più lento, magari c'hai un pesce interessante e con il peso sotto ti complica il recupero. Adesso è chiaro, abbiamo il mare fermo, immobile, non mi costa niente recuperare un ciuffo di alghe così. Però col mare mosso, per esempio, in un caso del genere, la prima cosa che io farei è eliminare l'amo pescatore, quindi pescare con solo 2 ami sopra il piombo, oppure cambiare montatura e mettere tutti e 3 gli ami sopra il piombo. Abbiamo assistito alla canna che da così è iniziato a fare boom, 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 e la lenza boom, boom, boom. Questo è merito del flotter luminoso, ci scommetto. Se ovviamente non esce il pesce sul flotter luminoso, tagli, vero? No? Ok. Bisogna salvaguardare certi aspetti. Cavolo. Attenzione. Se non sono 2 pesci, è un bel pesce. Sì, ma io inizio a pensare che secondo me con questa Interstellar, se lancio senza esca, mi sa che piglio uguale. La fuga laterale. E che cosa abbiamo? Abbiamo una mormora gigante, una bella mormora. Ho levato il coreano e ho messo la renicola a galla. Una bella mormora che è andata sull'amo flotterato. Tra l'altro all'amata qui c'è l'amo, perfetto, quindi si può liberare senza danni. Sei anche fortunata, dai. Ecco. No, dall'altra. Stavo sbagliando direzione. Allora, ti tocca tagliare il pezzo del flotter. Però vedi che c'era qualcosa anche qui. Guarda. Allora puoi non tagliarmi. Avevo la coppiola e l'ho persa durante il recupero. E adesso rilancio, voglio prendere un pesce col flotter luminoso. Come tra poco potrete vedere dalle immagini illuminate dal mio faretto,
L'attività notturna in Sardegna, come comunque anche in tante altre spiagge, è sicuramente la più redditizia, però ai fini televisivi non è un granché, si perde il fuoco, vedete? Questa ce la mangiate in diretta. Quindi diciamo che queste sono le ultime battute di una sessione notturna dove magari c'è una parte di pescato anche abbastanza fitto, però poi quello che sono le dimostrazioni, i trick, le presentazioni, il materiale, preferisco magari farle domani mattina con una bella luce, un bel panorama e tutto quanto. Quindi diciamo che abbiamo voluto separare questa puntata, sessione pesca, pesci e poi comunque presentazione prodotti e tutto il resto, e chiavi tecniche con un bellissimo panorama quale è quello della Sardegna. Adesso vediamo che pesce c'è adesso qua. Ecco che affiora, era un pesce sull'amo di mezzo, ecco qua. Quindi abbiamo rilanciato dove abbiamo fatto la prima occhiata ed è saltata fuori la seconda occhiata, che prima libero e poi questa su pop-up è coreano. In questi casi, per riuscire a tenere la fascia, soprattutto per le occhiate è un pesce che sta a palle, come le boghe per esempio, che le boghe, se vi capita di pescare boghe, l'importanza del filo multicolor è fondamentale. Io non so a che distanza lo stavo pescando, però quando ho visto la canna che stava mangiando, ho visto che era sul rosso, quando ho lanciato ho fatto uscire il rosso, poi ho recuperato un pochettino e perlomeno, visto che le fasce di colore sono di 30 metri, ero più o meno nei pressi. E infatti ho fatto l'occhiata con la beach, ho rilanciato dove ero, tac, e ho fatto un'altra occhiata con la beach. Questo è un meccanismo che funziona spesso bene, anche e soprattutto in ambito agonistico. Ecco che sto recuperando l'ultima canna, adesso ovviamente andiamo a riposarci. Domani mattina sceglieremo un posto in cui concludere, fare le presentazioni dei prodotti eccetera, con una bella luce, magari un bel panorama, e sarà ospite con noi Gianni Fenu, il rappresentante Trabucco per la Sardegna. Magari ci darà un consiglio anche lui su dove andare, gli chiederemo una spiaggia profonda, direi, così poi ci facciamo una bella pescata con una chiave di lettura completamente diversa da questa. Come promesso, come vedete con questa luce è tutta un'altra cosa. Ieri notte praticamente ho fatto a tempo a presentarvi solo la Supernova Evoluzione, NT Evoluzione, ma non mi stancherò mai di fare un cenno a volte più, a volte meno approfondito sulla Interstellar, perché l'Interstellar è una novità eccezionale del 2025 della Trabucco, che si caratterizza proprio per un sistema tecnologico nuovo che potete vedere qui. Questo XCW è un nuovo sistema di intreccio del carbonio che è il CXN Nanotech, e si può percepire sia alla vista sia al tatto, quindi un nuovo sistema che dà effettivamente una nuova spinta, una spinta più decisa alla canna. Tant'è vero che ci ho dovuto abbinare comunque un mulinello bello potente, lo conoscete benissimo, il Lancer LTX, ma è la taglia 6500, perché vi ricordo questa canna come potenza 200 grammi, cambia solo la misura, che può essere 4,20 m, 4,50 m, e il Lancer 6500 è una taglia e una potenza ottima per gestire le caratteristiche di questa canna. Questa notte avete poi visto in azione la Beach con un mulinello che spesso e volentieri le persone mi chiedono: ma come mai utilizzi un 5500 su una canna da Beach? Qui adesso ho l'X-Ride Beach 5500, che è un mulinello che potrebbe sembrare sovradimensionato. Comunque vi dico subito, è un mulinello da Beach, ha 10 cuscinetti a sfera più uno sul guidafilo, il corpo in grafite. Viene venduto con una bobina, ma si possono prendere le bobine di ricambio.
Però l'importanza di mulinelli come questi, visto che la tendenza delle beach adesso è quella di avere lunghezze importanti, 4,50 m, 4,70 m, 4,80 m, 5 metri, è un mulinello che aiuta a bilanciare la canna. Guardate, questa è una 4,60 m, guardate, cioè alla mano, se si mette un mulinello troppo piccolo, troppo leggero, la canna pesa molto in punta. Invece con un mulinello come questo, su una canna da 4,60 m o più, è un'ottima soluzione per equilibrare una canna che insomma è una beach, quindi deve essere divertente e anche facile da tenere in mano. Ricordatevelo che insomma è un consiglio da non poco. Con le promesse abbiamo finito, anzi no, perché ci avrebbe dovuto raggiungere Gianni Fenu, che ha avuto un contrattempo e quindi ci ha promesso che ci raggiungerà in quella che sarà la prossima quinta puntata, quindi la terza in Sardegna, ma la quinta puntata di Passione Surfcasting, dove andremo in una spiaggia talmente particolare, ma veramente molto particolare, una spiaggia molto profonda, dove sono sicuro che mi divertirò a tirare esclusivamente in ground, e quindi insomma non vedo l'ora di andarci. Ci saremo con Gianni Fenu, che sarà il nostro ospite. Non mancate, seguite i social Trabucco, perché lì poi ci sono tutte le anteprime sia dei prodotti sia dei video che usciranno, la scaletta, tutte le informazioni. Quindi TikTok, Instagram, Facebook e canale YouTube. Ci vediamo.